Ciao a tutti ragazzi e benvenuti ad un nuovo episodio di K-News, il nostro ed il vostro appuntamento settimanale con le news più interessanti della settimana, più divertenti e a volte anche più strane. Chissà di cosa parleremo in questa puntata specificatamente. Però oggi è un'altra giornata mondiale, oddio, tecnicamente non ufficiale, però sembrerebbe che sia stata proposta e speriamo veramente che prenda piede questa proposta, la giornata mondiale delle coccole. Quindi amici all'ascolto, coccolate i vostri amici, i vostri cari, genitori, fidanzate, fidanzati, cani, gatti, animali, qualsiasi cosa, perché le coccole sono veramente alla base della nostra vita. Abbiamo una vita in cui siamo sempre di corsa, pieni di notizie tristi e di cose tristi, almeno con le coccole ci possiamo tirare su il morale. Quindi buona festa mondiale, nazionale, provinciale, non lo so, delle coccole a tutti e coccolatevi e godetevi questa splendida giornata. Noi intanto, per allietare il vostro tempo, vi accompagniamo con le nostre K-News. Per la notizia numero 1 di questa settimana non potevamo non scegliere un gruppo che ha il numero 1 proprio nel nome, non solo per fare questo giochino di parole, ma anche per l'importanza che questo rumor, qualora fosse confermato, avrebbe per tutti i fan. Stiamo parlando delle Ice One, che avevano tristemente salutato con l'ultimo concerto a metà marzo, ma che secondo le ultime voci potrebbero tornare insieme molto presto. La maggior parte dell'agenzia dei membri sarebbe infatti interessata a una reunion, anche se, come rivela CJ Entertainment, nulla sarebbe ancora stato deciso. Non ci resta che attendere eventuali sviluppi, consapevoli che volere è potere e questa stessa volontà è la chiave per tornare a farle volare. Con l'estate ufficialmente iniziata e il ricordo di Beach Again e dei tormentoni estivi che torna prepotentemente a monopolizzare le nostre playlist e le nostre orecchie, qualcuno potrebbe sentire la mancanza di VVS e di Show Me the Money, brano e programma che hanno dominato le classifiche coreane nei mesi invernali. Niente paura, i fan del celebre contest possono consolarsi con l'annuncio della sua 10ª edizione. Giovedì 17 giugno infatti la Mnet ha pubblicato il trailer della nuova stagione, che segna il primo decennio dalla nascita del programma. Il video di 18 secondi che state vedendo termina con la scritta Coming Soon senza dare indicazioni temporali. L'impressione però è che possa iniziare in autunno. Una volta, prima dell'arrivo della televisione a colori, i film venivano trasmessi in bianco e nero. Ora il cinema è pronto ad accogliere una nuova variazione, le pellicole in rosa e nero. No, non siamo diventati matti, ma è stato confermato che le Blackpink sbarcheranno sul grande schermo in occasione del loro 5º anniversario. Il film, che si intitolerà Blackpink The Movie, così come l'album si chiamava The Album e il concerto The Show, uscirà l'8 agosto in 100 paesi del mondo. Sarà un viaggio alla scoperta di tanti contenuti inediti a partire dal debutto per arrivare ai giorni nostri, passando per le esibizioni più indimenticabili in cui lo spettatore verrà portato a vivere l'atmosfera di un vero concerto live. Yerin, ex G-Friend, ha scelto la sua nuova agenzia, la Sublime Artist Agency. L'annuncio è arrivato proprio dalla casa discografica nella giornata di giovedì 17 giugno. Siamo felici di accompagnarla nel suo nuovo inizio, sosterremo le sue prossime attività in modo che possa incontrare i suoi fan. Continuate a mostrarle supporto. La stessa Yerin ha replicato sul suo account Instagram rivolgendosi ai fan: lavorerò sodo per mostrarvi i miei lati migliori. Grazie per avermi sempre incoraggiata e mostrato amore. L'augurio è che questa nuova partnership possa essere davvero sublime. E come sublimi sono le notizie, anzi più che le notizie, i viaggi che ci porta a fare il nostro Simon, i viaggi nel tempo dell'Accadde Oggi. Anche oggi ci porta indietro nel tempo e questa volta effettivamente il viaggio è abbastanza lungo, ma di chi parleremo lo scoprirete tra pochissimo nel suo Accadde Oggi. Amici, siete già qua? Mi avete spaventato, non mi ero accorto. Scusate, ma ero preso con i preparativi. Oggi è un giorno molto speciale, bisogna assolutamente festeggiare. Infatti è il compleanno della pioggia. Sì, il 25 giugno d'estate, quando si spera non piova, però oggi, nel 1982, nasceva Rain, uno degli artisti più amati e apprezzati in Corea e non solo.
Per l'occasione abbiamo deciso di riproporvi molto rapidamente le tappe più significative della sua carriera. Nato il 25 giugno 1982 a Lausanne, si è appassionato già in giovane età all'hip hop e all'R&B, entrando a far parte di una boy band chiamata Fun Club. Ben presto però sarà notato dalla JYP, con cui debutterà nel 2002 con l'album Bad Guy. Contemporaneamente inizia anche la carriera da attore, che porterà avanti in parallelo. Questo però non gli impedirà di pubblicare una serie di album di successo, nell'ordine How to Avoid the Sun, It's Raining, Eternal Rain, Rain's World, Rainism, Back to the Basic e Rain Effect nel 2014. Da allora tante collaborazioni di spicco, tra cui anche i tormentoni della scorsa estate Summer 8 con Zico e Beach Again con il Sax Free, prima di tornare con l'EP Pieces by Rain il 3 marzo di quest'anno. Per il suo 39esimo compleanno gli facciamo i nostri migliori auguri. Grazie mille al nostro Simon e l'accadde oggi e al nostro amico Rain di cui sentiamo veramente tanto la mancanza, soprattutto d'estate. Grazie per venirci a trovare ogni tanto e rinfrescare le nostre calde giornate estive. Vi ricordo che oggi è la giornata delle coccole, ma ricordatevi, le coccole devono esserci tutto l'anno, tutti i giorni, perché sono il motore del nostro cuore e delle nostre emozioni. Quindi buon coccolamento a tutti quanti e noi ci sentiamo la prossima settimana con le K-News. Grazie a tutti e buona settimana.